eccoci riflessi come promesso nelle live, giacchino di Natale. Allora, mi piace tantissimo perché ho abbinato due filati, like con il visone, mi piacciono tantissimo insieme. Vedete, ho fatto anche un piccolo bordo sulla manica, le maniche sono decorate anche avanti e poi si può portare aperto, potete mettere dei bottoni se desiderate, anche rivestirli con lo stesso filato, metterlo anche due bottoni uno sopra e uno nella vita o mettere dei piccoli laccetti, insomma potete fare come preferite. A me piace tantissimo e proprio nel periodo di feste questo giacchetto è proprio indispensabile, direi. Allora, passiamo subito ai materiali e al tutorial. Ci vediamo alla fine. Allora, non riesco a farvelo vedere tutto da vicino, ma è semplicissimo da realizzare. Per quanto riguarda il sotto, rimane un pochino così aperto, molto, molto carino perché poi utilizzeremo un uncinetto più grande, il 6 per realizzare il bordo. Possiamo lasciarlo aperto. Io vi consiglio sempre di mettere o un bottoncino oppure una cinta, una spillina e chiuderlo anche sopra se vi piace di più. Insomma, o anche realizzare un piccolo bottone anche con lo stesso filato visone e metterlo anche sopra, come vi piace. Io preferisco chiuderlo in vita o con una cintina o con una piccola spilla. Allora, adesso vediamo subito i materiali. Il filato che ho scelto per questo progetto è di Filati Discount. Andiamo a vedere le caratteristiche. Si chiama Like, è un rosso, sono 100 grammi, è un filato vaporizzato in gomitolo, sono 30% lana e il 70% acrilico, ha una lunghezza di circa 200 metri, con silioni ferri dal 5 al 7, all'uncinetto dal 4 al 6. La caratteristica di questo filato è che non è regolare. È bellissimo. Un altro filato che ho scelto è il visone. Eccolo qui, sono 40 grammi, è un filato con l'85% poliestere e il 15% nylon, sono 80 metri, consigliano i ferri dal 5 al 6 all'uncinetto 8. L'uncinetto che ho scelto per questo progetto è il numero 5, dei marcapunti. Allora, prima di iniziare il lavoro, ovviamente ci vogliono due piccoli conti. Allora, come al solito, sarò velocissima. Per quanto riguarda lo scollo, io ho deciso di realizzarlo di 60 cm, per cui va bene per tutte. Il mio campione che ho realizzato 10x10 con uncinetto numero 5, risultano 12 maglie alte per 6 righe. Voi fate, insomma, il vostro campione. Allora, qui ho diviso per le maglie, i 60 cm per le maglie sono 720, 720 diviso i 10 cm sono 72 maglie. Allora, 72 maglie, però qui c'è un piccolo calcolo da fare. Un piccolo calcolo. Allora, sono 72 catenelle di avvio. Allora, l'ho diviso per 4 perché è uno sprone quadrato aperto, per cui ora vi faccio vedere. Per arrivare a 72 catenelle sono 9 e 9 la parte avanti, 18 qui sono la manica, 18 il dietro e 18 la manica. Allora, siccome io devo fare un diagramma che comunque mi occorre un numero disparo e nello stesso tempo mi deve rientrare, diciamo, nelle parti in cui sono meno catenelle, allora io ho aggiunto anche 5 catenelle, perché qui davanti voglio che questo giacchino si chiuda leggermente, ma che non sia molto ampio, perché comunque non vado ad aumentare le mie misure. Allora, per cui io vado a realizzare le mie 19 maglie che sono per parte più 5, vedete che poi viene 24 diviso 2 è 12. Io ho questa misura 12 e 12, 19 era il conteggio del davanti perché aumento le 5. Io sono andata a togliere qui una catenella, che ho fatto tutto un discorso lunghissimo, però fidatevi di me, voi con le misure 12, 17, 19 e 17, sto dando i numeri,
voi avete proprio la misura esatta per quanto riguarda sempre i 60 centimetri, ma tanto le catenelle che sono vanno per chiudersi, per cui tranquillamente ci siamo con le misure. Gli aumenti saranno qui ai laterali, non dobbiamo fare nient'altro perché non ci sono catenelle di separazione, perché sono maniche raglan chiuse, non hanno il classico buchino. Allora io ho dovuto dire tutta questa premessa. Per quanto riguarda la misura, vi ricordo sempre la misura M/L, perché per quanto riguarda l'inizio mi fermerò a una L, per quanto riguardano le misure a una M, scusate, per lo sprone, per cui poi dopo dovrò aumentare delle catenelle per arrivare alla mia circonferenza che corrisponde a una L. E poi vi do tutte le spiegazioni. All'inizio sembra sempre un pochino complicato, ma non lo è. Man mano che vedete il tutorial vedete che è tutto semplice per qualsiasi taglia. Ho avviato 77 catenelle. Ora faccio una catenella, prendo il filo e vado sul punto successivo. Devo lavorare tutte maglie alte. Prendo il filo, lo passo su 2 asoline, entro dentro la costina, lo passo su tutte le asoline. Ecco qui, in questo modo. Adesso prendo il filo e vado a lavorare tutte maglie alte. La prima l'abbiamo lavorata in questo modo per renderla più rinforzata, ma poi potete fare benissimo le 3 catenelle se volete, se vi piace di più. Io vado e proseguo a lavorare tutte maglie alte senza fare aumenti, tutte le nostre 77 maglie. Allora, fatto il primo giro di maglie basse, come vedete non è regolare il filo ed è bellissimo, ho messo già i marcapunti. Allora, vi ricordo che qui faremo 3 maglie in più all'inizio dello sprone, per cui vado a contare 12 maglie e le metto proprio qui il marcapunti tra le 2 maglie queste. Poi abbiamo 17 che è la parte della manica e lo metto proprio la 17esima, metto il marcapunti proprio al centro delle 2 maglie. Poi contiamo 19 e vado a mettere, questa è la 19esima, metto il marcapunti, conto ancora 17 che è la spalla, eccola qui la nostra manica, conto 17 che è la nostra manica e metto il marcapunti e di nuovo 12. Ora cosa faccio? Vado a fare gli aumenti. Allora, questa è la nostra prima maglia. Allora vado a fare una catenella che ho già fatto, giro il lavoro, io ho già nascosto il filo dell'inizio, entro sotto al punto, prendo il filo, entro proprio sotto al punto e faccio la mia maglia alta, rientro sulla solina, passo su 2 e chiudo. E abbiamo fatto la nostra maglia alta. Proseguo a lavorare tutte le nostre maglie alte fino ad arrivare al marcapunti qui, che lavoriamo le nostre 12 maglie alte. Per il momento non lavoriamo il nostro diagramma, non lo faremo, ma andiamo a lavorare solo maglie alte e aumenti per questo giro. I nostri aumenti saranno senza una catenella di separazione, per cui andiamo a lavorare la 12esima maglia alta, sarà un aumento, e poi iniziamo sempre un aumento partendo dalle 17 maglie che abbiamo. Io vi dico così a settori proprio per non sbagliare. Allora questa è l'ultima e qui abbiamo la 12esima, la vedete? Qui il rosso, ecco qui, si vede un po' sfocatino con il rosso, però. Allora, la prima maglia, prendo il filo e lavoro la seconda maglia alta, per cui questo è il nostro primo aumento. Vado sul punto successivo, che sul punto successivo iniziano le nostre
17 maglie, no? Che sono la manica, per cui iniziamo il primo, rientro sullo stesso punto e abbiamo fatto l'aumento. Ora mi avvicino e ve lo faccio vedere, tolgo il marcapunti perché lo vado a posizionare proprio sopra. Questo è l'aumento, questo è l'aumento, lo vado a mettere sempre al centro, perché quando farò un nuovo giro da lavorare farò l'aumento qui e l'aumento qui, per cui non mi posso sbagliare per fare gli aumenti. Adesso vado a proseguire e a lavorare gli aumenti come ho fatto ora. Come ho fatto ora, vado a proseguire gli aumenti proprio dove ci sono i marcapunti, sempre 2 maglie, 2 maglie, 2 maglie, 2 maglie, gli aumenti fino ad arrivare al termine. È semplicissimo. Allora ho fatto un terzo giro con aumenti, il primo senza aumenti, il secondo con aumenti e il terzo con aumenti. Come vedete ho messo più marcapunti perché questi sono gli aumenti, vedete questo è uno sprone quadrato, qui abbiamo l'aumenti e qui abbiamo aumenti proprio sugli angoli. Allora invece qui dove ho messo il marcatore con rosa e giallo e qui davanti dove andremo a fare il nostro diagramma, il nostro disegno. Allora praticamente ora siamo arrivati qui a 21 maglie sulla parte della maniche e davanti in questa parte io vado a contare 9 catenelle dal bordo, vado a mettere proprio il marcatore proprio sul, mi avvicino qui si vede meglio, lo vado a mettere proprio sulla maglia, vedete, non al centro perché non devo fare l'aumento, è un punto di riferimento proprio in questo punto, per cui vado a contare 9 perché per fare questo disegno occorrono 15 maglie, per cui io devo riuscire con gli aumenti, ho fatto tutto un calcolo, devo riuscire con gli aumenti a calcolare che il mio disegno, questa losanga che andiamo a costruire, poi capiti proprio non al centro, perché non è che mi interessa che sia al centro, ma che poi non vada a dare fastidio sugli aumenti, ok? Allora io ho fatto un calcolo, voi mettete il marcapunti proprio sulla nona maglia, in questo punto, ecco qui, sulla nona maglia. Qui ne abbiamo 21 e questa è la manica. Abbiamo 21, io vado a mettere il marcatore sull'11ª maglia, proprio al centro, ne abbiamo 21, l'ho messa all'11ª, così è proprio al centro. Qui dietro non mettiamo nulla, dalla parte della manica che sono arrivata con gli aumenti sempre a 21 maglie, la metto sull'11ª sempre, e qui contando dall'inizio, vedete proprio dall'inizio, vado a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e qui ci sono gli aumenti, però man mano che facciamo gli aumenti il nostro disegno insomma rimarrà più centrale. Se avessi spostato il marcatore da questa parte poi non avrei completato la nostra losanga. Allora andiamo adesso a fare il nostro disegno. Allora adesso vado a lavorare tutte maglie alte, faccio la mia catenella, prendo il filo, entro sotto al punto, maglia alta, entro dentro alla costa, le 2 e poi chiudo. Poi voi se preferite potete fare le 3 catenelle, vado sul punto successivo e lavoro la maglia alta. Perché ho messo il marcapunti? Proprio perché qui mi dà riferimento che sarà la nostra maglia centrale e qui dovrò fare una catenella, così neanche poi mi devo, se voi cambiate comunque il filato o avete cambiato il numero di maglie, voi avete il punto di riferimento. Allora proseguo, fanno rumori i marcapunti. Allora mi avvicino così si vede bene. Allora qui abbiamo il nostro marcatore che dobbiamo fare una maglia alta,
qui ci sarà una catenella e qui una maglia alta, qui semplice. Vado a lavorare il punto successivo, sempre maglia alta. Come vedete, prima del marcatore, che è questo, noi facciamo una catenella corrispondente a questa maglia, semplicissimo, così avete proprio il punto di riferimento. Tolgo il marcapunti che non ci serve più, vado, salto quella maglia sotto, la salto, vado in quella successiva dove c'è il marcapunti ovviamente e realizzo una maglia alta e abbiamo fatto il nostro archetto. Catenella di nuovo, salto un punto e vado in quello successivo. Mi sono avvicinata molto proprio per farlo vedere e abbiamo creato queste due asoline, eccole qui. Allora vado a lavorare ora i punti che si presentano e poi dove dobbiamo fare il nostro aumento. Adesso, come vedete, sono arrivata qui al punto e abbiamo il nostro aumento. Realizzo le due maglie alte, la prima e la seconda. Vado a togliere il marcapunti e lavoro l'aumento. La prima e la seconda. Ora rimetto il marcapunti perché ovviamente non voglio che mi perdo poi il punto quando vado a lavorare, che si lavora con più tranquillità, è impossibile sbagliare. Ora vado a lavorare fino al punto. Vedete, qui dobbiamo fare la stessa cosa. Mi fermo qui e lascio un punto in sospeso, praticamente faccio una catenella. Allora vado a lavorare adesso ogni punto che si presenta. Qui abbiamo fatto la maglia, l'aumento, le due maglie, vado a lavorare tutti i punti finché mi devo fermare a due maglie prima, perché dobbiamo poi fare la nostra catenella come abbiamo fatto all'altra parte, insomma non dobbiamo fare niente di diverso. Abbiamo ancora le ultime maglie da fare e ci troviamo adesso, come vedete, qui dal dove è il marcatore. Questa è la penultima, eccola. Dobbiamo realizzare una catenella, tolgo il marcapunti e qui ci sarà una maglia alta, per cui qui sta, questa qui la salto, vado dove c'era il marcapunti e realizzo una maglia alta, dove c'è il marcapunti una maglia alta, catenella di nuovo, prendo il filo e vado a lavorare tutte le nostre maglie. Allora andiamo a vedere ancora da vicino cosa abbiamo realizzato. Ecco qui, allora ci troviamo proprio, vedete, qui è dove abbiamo fatto la partenza, abbiamo creato i nostri archetti e li abbiamo anche fatti dalla parte della manica. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a lavorare il dietro, facciamo i nostri aumenti, lavoriamo il dietro senza il disegno, non lo faremo indietro, lo faremo solo alle maniche e il davanti, per cui proseguo, vado avanti fino a lavorare poi la manica sempre nello stesso modo dove abbiamo il nostro marcapunti. Quello sarà il nostro punto di riferimento, perché ci farà capire come dobbiamo lavorare, perché se iniziamo a contare le maglie da qui e voi avete modificato il numero di maglie, poi non vi trovate. Invece con questo sistema, anche se avete modificato, voi calcolate che sono 15 maglie e vi devono entrare nella vostra delle maglie, insomma, che avete scelto. Però dovete anche calcolare che ci sono gli aumenti, per cui se non vi bastano all'inizio sapete poi che ci sono gli aumenti. È tutto un calcolo da fare, ma
diciamo che se usate questo filato fate le stesse catenelle, perché comunque lo, diciamo, lo scollo va bene per tutte. Allora, fatta questa premessa, proseguo e vi ribadisco ancora e vi ripeto, lavorerò senza qui la parte dietro, senza fare il diagramma, e lo farò di nuovo alle maniche dove ho lasciato il marcapunti e il davanti. Come vedete ho completato il giro, ho tolto i punti di riferimento perché tanto comunque abbiamo la catenella, la maglia alta e la catenella, per cui abbiamo i nostri punti di riferimento e non ci occorre più il marcapunti. Questa è la manica e questo è il pezzo. Adesso che abbiamo girato il lavoro faccio la mia maglia alta, io faccio quella che rientro e chiudo, la realizzo più cicciotta. Vado ora a lavorare le mie maglie alte, però come punto di riferimento lascio sempre questa centrale delle due catenelle, delle due asoline che abbiamo creato, perché non abbiamo le stesse maglie dalla parte destra e parte sinistra, per cui come punto di riferimento mi lascio questo. Allora, noi sappiamo che adesso dobbiamo lavorare e ci dobbiamo fermare, ora vi faccio vedere, dobbiamo lasciare qui due maglie, vedete, prima del primo archetto, per cui io vado a lavorare le mie maglie alte e mi fermo due maglie prima, vedete qui, perché se adesso io vado a contare e voi non avete fatto le mie stesse maglie per motivi di misura o di filato diverso, o perché la tensione del filo era diversa e comunque ho aggiunto più maglie, allora io per fare il nostro diagramma vi do sempre la certezza che, avendo questo punto di riferimento, lo ripeto più volte, questo punto di riferimento, noi possiamo fare il diagramma. Lasciamo due maglie prima della nostra catenella che abbiamo fatto, vedete? Questi sono i due archetti, due maglie prima, mi fermo, ecco qui, realizzo una catenella, prendo il filo, entro nella maglia alta centrale che è questa, realizzo 5 maglie alte, 1 sempre sullo stesso punto, 2, 3, 4 e 5. Ecco qui. Ora catenella. Lascio 1 e 2, lascio le due maglie, entro nella terza, prendo il filo e entro nella terza, come abbiamo fatto qui. Ecco qui. Vedete, due maglie sotto e due maglie sotto. Vado a lavorare ora, fino al marcapunti. Vado a fare i miei aumenti, primo e il secondo. Tolgo il marcapunti, di nuovo aumento, prima maglia e seconda maglia. Vado a mettere il marcapunti, perché così noi possiamo lavorare tranquillamente e non ci sfuggono gli aumenti. Cosa faccio qui? La stessa cosa, mi fermo qui, lascio le due maglie, vedete, io voglio farvelo vedere bene perché ho paura che scendo un pochino. Ecco qui, vado a lavorare e ve lo faccio vedere di nuovo, perché poi essendo un po' lungo il lavoro io vi faccio vedere meno due volte. Ecco, vado a lavorare sempre maglie alte, ancora,
e mi lascio 2 maglie avanti libere. Ecco qui. E abbiamo 1 e 2 che è libera. Ok, non l'ho lavorate. Faccio la mia catenella, vado sul punto successivo, per cui vado proprio, vedete qui ci sono i 2 archetti, entro nella maglia centrale e lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di nuovo come abbiamo fatto qui, conto 1, 2 e 3. Nella terza entro in maglia alta uguale, vedete 1 e 2 e 1 e 2. Proseguo a lavorare tutte le mie maglie e tutti i miei aumenti che devo fare. Ovviamente sul retro qui non dobbiamo fare il diagramma, faremo solo maglie alte, lo ripetiamo qui sulla manica e poi lo ripetiamo qui alla parte avanti. Allora, ho terminato il secondo giro del diagramma, non il secondo giro di tutto lo sprone. Allora adesso andiamo a realizzare il terzo giro per quanto riguarda il nostro diagramma che sto realizzando. Io mi fermerò fino agli aumenti e registrerò questa parte in maniera di farvi vedere di sequenza tutti i passaggi, in maniera che voi potete andare avanti e indietro nel video senza poi perdervi. Allora, adesso noi dobbiamo lavorare la prima maglia alta, vado avanti e mi devo fermare sempre 2 maglie prima dell'archetto. 2 maglie prima io mi fermo, ecco qui, vado a realizzare una catenella, mi fermo sempre 2 maglie prima, prendo il filo e alla prima maglia alta delle 5 del ventaglio, della prima maglia alta, realizzo 5 maglie alte, prima, seconda, terza, quarta e quinta, proprio nella prima maglia, vedete, eccola qui. Non dobbiamo realizzare nessuna catenella, vado ora all'ultima maglia, vedete allora qui ci sono le 5, 1, 2, 3, 4 e 5, vado alla quinta, all'ultima maglia alta del ventaglio e realizzo 5 maglie alte senza fare nessuna catenella di separazione. Qui questa è la terza, la quarta e la quinta. In questo modo ora devo fare la catenella, perché la catenella ci sarà all'inizio e alla fine. Conto le mie 2 maglie alte, 1 e 2, entro nella terza, prendo il filo, entro nella terza, lavoro la mia maglia alta, poi abbiamo il nostro aumento, prima e seconda. Noi dobbiamo fare sempre i nostri aumenti, poi mettendo il marcapunti non possiamo sbagliare, perché comunque ci ricorda che dobbiamo fare i nostri aumenti. Di nuovo l'aumento ed ora vado qui al centro, rimetto il mio marcapunti, faccio la stessa sequenza anche qui sulla spalla, mi fermerò 2 maglie prima, qui mi fermo, lascio le 2 maglie, catenella e inizio a fare 5 maglie alte sulla prima maglia alta e 5 maglie alte sull'ultima del ventaglio, catenella, conto 1, 2, 3 e vado a lavorare di nuovo e faccio i miei aumenti. Ovviamente sulla parte dietro non abbiamo nessun disegno, lo ripeto anche dall'altra parte. Ora realizziamo il quarto giro del diagramma. Adesso che abbiamo girato il lavoro, abbiamo fatto una maglia alta,
realizziamo una catenella perché abbiamo le 2 maglie alte, vedete, una e due, e la prima l'abbiamo realizzata. Ora prendo il filo, entro nella prima maglia alta del ventaglio e realizzo le 5 maglie alte sullo stesso punto. Quattro e 5. Ora, senza fare nessuna catenella, vado proprio qui al centro tra le due, i due ventaglietti, entro proprio al centro e entro come nell'archetto, no? Tra le due, i due ventagli, e realizzo 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Ora vado sull'ultima maglia alta dell'ultimo ventaglio, ancora 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, conto 1, 2 e abbiamo qui la terza. Vedete, 1, 2, entro nella terza, ma nella terza dobbiamo fare l'aumento. Se vi capita l'aumento, fate, vedete, fate l'aumento, per cui entro, maglia alta, ancora maglia alta. Se avete fatto il mio stesso numero di catenelle e vi capita, come a me, l'ultima maglia che dobbiamo realizzare, prima, seconda e questa è la terza, c'è l'aumento, noi facciamo il nostro aumento. Ora proseguo, tocco il marcapunti, faccio l'aumento anche dalla parte opposta. Uno e 2 e metto il mio marcapunti. Per cui vi ricordo, se capita, se dovesse capitare la maglia alta dove c'è l'aumento, dovete fare l'aumento. Questo poi dipende dalle catenelle che avete avviato, se avete fatto la mia stessa misura. Ora la stessa sequenza di questi punti lo faremo anche dalla parte opposta. Ricordiamoci sempre di fermarci 2 maglie prima, qui semplicemente, e la stessa cosa lo faremo anche sulla manica opposta e anche il davanti. Adesso che ho terminato il nostro giro, il quarto, dobbiamo iniziare il quinto giro della losanga, io parlo sempre. Allora adesso, fatta la prima maglia che abbiamo girato il lavoro, prendo il filo e entro nella catenella, vedete, proprio sotto all'archetto, e realizzo una maglia alta e ne faccio un'altra nella prima maglia alta del primo ventaglio, cui entro e ci dobbiamo trovare, almeno nel mio caso, ci dobbiamo trovare 3 maglie alte. Infatti, se vedete, noi adesso dobbiamo ristringere la losanga, noi abbiamo qui 3 maglie alte e abbiamo i due ventagli, per cui 3 maglie alte. Ora dobbiamo rifare i due ventagli che li realizzate le 3 maglie alte, dobbiamo fare una catenella. Allora noi abbiamo 3 maglie, dobbiamo ristringere la nostra losanga. Che cosa succede? Dobbiamo rifare i due ventagli, 1 e 2. Abbiamo 1, 2 e 3 maglie alte, abbiamo ripetuto 1, 2, 3 maglie alte. Adesso andiamo a prendere il filo, entro, fatta la catenella, entro nella prima maglia alta del secondo ventaglio, primo, secondo ventaglio, prima maglia alta. Faccio la mia sequenza di 5 maglie alte sullo stesso punto, perché faremo di nuovo un ventaglio. Ecco qui. 1, 2, 3, 4 e 5. Senza fare nessuna catenella di separazione, vado sull'ultima maglia alta del secondo ventaglio, entro e realizzo il secondo ventaglio,
facendo sempre 5 maglie alte sullo stesso punto. Catenella e andiamo a realizzare come abbiamo fatto all'inizio. Prendo il filo, vado sull'ultima maglia alta dell'ultimo ventaglio, l'ultima maglia alta dell'ultimo ventaglio, vado sotto all'archetto dove c'è la catenella, ancora maglia alta e di nuovo maglia alta. Noi abbiamo fatto la stessa sequenza, vedete? Adesso vado a lavorare il mio aumento perché ho il marcapunti e faccio il mio aumento e proseguo, tengo il marcapunti, ancora aumento e aumento, proseguo fino al termine del giro. Adesso che ho terminato il quinto giro, 1 2 3 4 e 5 del nostro diagramma, vado a lavorare la prima maglia alta girando, vado a lavorare i nostri punti, che ne sono 5. Qui abbiamo 1, questa è la seconda, la terza, la quarta, che entro sotto qui al nostro archetto alla catenella e lavoro la prima maglia alta del gruppo, diciamo delle 5 del ventaglio. Infatti se andiamo a verificare, qui c'è il primo ventaglio, abbiamo una, che questa ovviamente è cicciotta come ma corrisponde a una, 1 2 3 4 e 5. Noi abbiamo 1 2 3 4 e 5, per cui voi fate questa prova e non potete sbagliare. Facciamo la catenella, entro dentro all'archetto proprio tra i due ventagli e il terzo, il quarto e quinta maglia alta. Abbiamo fatto il nostro ventaglio, vedete? Qui abbiamo fatto la nostra catenella e abbiamo fatto le 5 maglie di avvio. Tanto lo sprone poi uguale per tutti, a meno che cambiate il filato. Vado a fare una catenella, vado a lavorare l'ultima maglia dell'ultimo ventaglio, che è questa, vado a lavorare una maglia e vado a lavorare tutte le maglie che si presentano, compreso la catenella di separazione che è qui nell'archetto. Vado a lavorare, sono 3, lavoro ogni maglia alta fino ad arrivare al mio marcapunti. Devo sempre fare i miei aumenti, questo sono arrivata al marcapunti e faccio il mio aumento, primo, seconda maglia alta, tolgo il marcapunti e di nuovo faccio il mio aumento. Abbiamo creato il nostro aumento, prendiamo il marcapunti e lo rimettiamo, lo riposizioniamo in questo modo, per cui noi ci troviamo sempre le stesse maglie. Ora procedo con la stessa sequenza dove abbiamo iniziato il nostro diagramma. Iniziamo il settimo giro del diagramma. Allora, fatta sempre la prima maglia alta, vado a lavorare le maglie come si presentano, le maglie alte, punto su punto. Qui ne stiamo lavorando 5, vedete qui sono 1 2 3 4 e questa è la quinta. Poi facciamo la sesta, che entriamo proprio nel nostro archetto dove c'è la catenella e lavoriamo la prima maglia del ventaglio. Faccio una catenella, vado a quella centrale, per cui 1 2 3 vado alla maglia alta centrale del ventaglio e realizzo una maglia alta, poi una catenella. Qui risulta più piccolina la catenella perché il filo è più piccolo, saltiamo la maglia, la quarta, entriamo nella quinta del ventaglio, maglia alta, per cui siamo di nuovo facendo l'inizio, come vedete, eccolo qui. Adesso proseguo lavorando
qui dentro all'archetto la maglia come si presentano, punto su punto, finché vado poi a lavorare le mie maglie alte fino all'aumento. Adesso arrivo fino al punto dell'aumento e qui abbiamo il nostro aumento, che dobbiamo sempre fare i nostri aumenti, per cui anche qui sarà la stessa cosa, andiamo a lavorare, contiamo, poi lavoriamo l'archetto e la maglia e lavoriamo la prima maglia del ventaglio, catenella, maglia alta al centro, catenella, lavoriamo l'ultima maglia del ventaglio e andiamo a lavorare, semplicissimo, e iniziamo tutto quanto da capo, per cui questo di nuovo diciamo è il settimo giro ma corrisponde al primo, per cui dovete poi riprendere dal secondo giro, riprendere dal secondo man mano che la nostra losanga si prende forma. Il disegno si ripete. Ora vi faccio vedere bene la vicina. Come vedete questo è il nostro disegno, che sarà soltanto, vedete qui è il raglan, no? Lo vedete? Eccolo qui. Vedete, questo è il disegno che viene con lo sprone che adesso ho chiuso, tanto per farvi rendere l'idea. Questo disegno rimarrà in avanti e man mano ci saranno gli aumenti del raglan, ecco, della manica raglan. Adesso proseguiamo fino ad arrivare alla circonferenza che a noi ci occorre. Ho realizzato lo sprone, come vedete, ora vi do tutte le misure. Prendiamo il centimetro e andiamo a prendere la larghezza. Io come larghezza mi sono fermata a 45 centimetri perché non è la mia circonferenza, come vi ricordo la mia circonferenza è 100. Io mi sono fermata prima proprio dove c'è l'inizio dell'ascella, proprio per capirci, e la nostra scalfo qui è di 19, vedete? Di 19. Questo perché se io adesso proseguo fino ad arrivare alla mia circonferenza del seno, avrò delle maniche enormi, cioè il mio giro manica sarà enorme, per cui io non devo misurare da qui non si misura la manica raglan, ma la devo misurare da questo, che sono 19, questo pezzo qui. Allora, ovviamente ragionando, chi non ha un seno, diciamo, prosperoso metterà due catenelle, qui è già arrivata la sua circonferenza, ma per chi ha un seno abbondante, ecco, come il mio, perché diciamo che come misure siamo su una M, ok? Allora, se noi siamo su una misura M e io però ho la circonferenza seno maggiore che arriva a una L, parliamo di misure così riusciamo anche a capire, io devo arrivare alla mia circonferenza, però spesso mi si dice ma ho delle maniche poi mi trovo enormi. Le maniche enormi si trovano quando io in questo punto devo aumentare i giri fino ad arrivare alla mia circonferenza seno e poi omettere 2 catenelle perché chiudere poi dopo fa difetto. Allora devo aumentare poi catenelle, io mi trovo proprio un giro manica enorme. Allora cosa devo fare? Calcolando che 45 avanti e il dietro arriva a 90, devo aumentare 10 cm, per cui saranno 5 cm da un giro manica e 5 cm dall'altro. Questo fa sì che arrivo alla mia misura 100. Io non voglio un giacchino che sia molto lento, per cui non vado ad aumentare un giro e poi comunque arrivare a un 105 di circonferenza, perché non mi interessa. Io voglio un giacchino che sia abbastanza aderente, perché sotto a questo giacchino metterò qualcosa di molto fine. Questo per il Natale l'ho pensato in questo modo. Allora io vado ad aumentare 5 cm e 5 cm che corrispondono a 5-6 catenelle, ok?
per cui io aumenterò 6 catenelle alla parte destra e 6 catenelle alla parte sinistra per ottenere la mia circonferenza giusta. In quel caso io farò delle diminuzioni per riportare la mia, il mio, come posso dire, sì, circonferenza del mio braccio, per capirci, perché poi se io la mia circonferenza che mi occorre potrebbe essere calcolando 40 e io l'ho superato, ovviamente vado a fare delle diminuzioni per poter poi lavorare la mia manica. Questo lo vediamo poi. Allora io vi ho dato tutte le indicazioni sia per una circonferenza più piccola e sia per una circonferenza ovviamente maggiore. Se siete una LXL è facile, si fa dei giri in più leggermente, non aumentando troppo, e poi aumentiamo la circonferenza perché poi dobbiamo vedere anche il nostro giro manica quanto ci occorre. Noi andiamo a misurare perché ognuno di noi ha delle braccia diverse, chi le ha più fine, chi le ha più leggermente più robuste, e questo noi dobbiamo realizzare un giacchino che sia adatto proprio sulla nostra fisicità. Ho parlato molto, ma era necessario. Allora, adesso andiamo a vedere come unire e chiudere la parte delle maniche. Adesso che ho lavorato tutta la parte avanti, sempre con il diagramma, io vado a lavorare l'ultima maglia. Vedete, qui c'era l'aumento, lavoro ma non faccio l'aumento. Come ho detto, vado a realizzare 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo è il pezzettino che a me manca per quanto riguarda la circonferenza. Adesso vado a prendere la parte opposta della manica, che è questa, vado ad entrare, vi lascio proprio il marcapunti per far vedere, qui c'è l'aumento, io entrerò in questa maglia, la seconda, qui mi fermo al primo gruppo di aumenti, questo è uno, è un aumento, e questo è il secondo. Io mi sono fermata qui senza lavorare aumenti e lavorare tutte le maglie. Prendo la parte opposta, il primo lo salto, vedi, corrisponde, se io metto il marcapunti, guardate, vedi, corrisponde. Allora il primo lo salto, vado al secondo senza fare aumenti, prendo il filo, entro e realizzo una maglia alta. E noi abbiamo fatto e realizzato il nostro pezzettino che ci manca, vedete? Ok, adesso vado a lavorare tutta la parte dietro, non abbiamo il diagramma da seguire, ma vado a lavorare tranquillamente fino ad arrivare all'altra manica, che è questa, e farò la stessa cosa, cioè farò la stessa cosa, mi fermerò alla prima aumento senza aumentare e vado ad entrare con l'uncinetto alla parte opposta, per cui quello che abbiamo fatto alla parte destra lo faremo poi alla parte sinistra o viceversa, insomma, dove capitate con il giro dell'uncinetto, ma comunque è la stessa cosa. Dalla parte opposta faccio sempre le mie 6 catenelle che riguardano poi alla mia circonferenza, per cui vado a prendere la parte opposta, salto il primo aumento, vado al secondo, entro con l'uncinetto e realizzo la mia maglia alta e proseguo dove devo fare il mio diagramma, quello lo dobbiamo proseguire senza fare aumenti, per cui io qui quando mi fermo, lo ripeto di nuovo, non c'è l'aumento, ma semplicemente lavoro maglia su maglia. Basta, faccio le mie 6 catenelle che mi occorrono per arrivare alla mia circonferenza e vado poi qui a proseguire fino a lavorare anche il diagramma. Vi ricordo che ora andremo a lavorare punto su punto, anche qui lavoreremo punto su punto fino ad arrivare alla lunghezza che a noi ci occorre. Adesso che ho lavorato tutto di nuovo, sempre facendo il diagramma davanti, vado a lavorare il sottomanica. In che modo? Semplicemente lavorando punto su punto. Qui abbiamo
almeno io ho deciso di lavorare 6 catenelle, vado a prendere il punto e lavorerò 6 maglie, qui una, 2, 3, questa è la quarta, la quinta e la sesta maglia. Noi abbiamo lavorato le 6 catenelle con le maglie alte, ce le troviamo proprio sotto, vado a riprendere il punto di inizio e vado a lavorare punto su punto tranquillamente. Ecco qui, noi abbiamo lavorato adesso proprio il sottomanica. Adesso andiamo a lavorare avanti e indietro, lavorando il diagramma dove ci occorre, ovviamente alle maniche no, perché poi le lavoreremo dopo. Noi andiamo adesso a lavorare fino alla lunghezza che a noi ci occorre, perché ovviamente ognuno di noi gli può piacere leggermente più corto e più lungo. Adesso io proseguo e vi do tutte le misure. Allora, io ho terminato, ve lo metto in questo modo, già ho iniziato la manica, così si vede, in questo modo riesco ad inquadrarlo tutto. Allora, io già mi sono allungata di 23 giri, li riconto. 23 giri, vi do subito anche la misura in centimetri, però voi certo lo dovete adattare alla vostra misura, sono 34 centimetri. Come vedete i disegni che ho fatto, l'ho ripetuti 1 2 3 4 5 6 fino a fermarmi fino alla fine, ne ho fatti 6. Ora iniziamo le maniche. Allora, per quanto riguarda le maniche, ora ci andiamo a agganciare con il filo. Per quanto riguarda le maniche, noi faremo un giro di diminuzioni sia all'andata che alla chiusura del giro e un giro senza, alterniamo diminuzioni e giro normale, diminuzioni e giro normale fino ad arrivare guarda, vi dico subito, ve lo dico già da adesso così prendete le vostre misure, 1 2 3 4 5. Allora, ho fatto sempre 6 losanghe, voi prendete sempre la vostra misura. Diciamo che alla metà dell'ultima losanga, della sesta alla metà, gli ultimi 3 giri non ho fatto le diminuzioni, sempre un giro sì e un giro no. Questo poi dipende da quanto largo volete, io lo volevo leggermente un pochino più largo, non troppo stretto. Se vi piace più stretto potete proseguire fino alla fine tranquillamente. Queste sono due opzioni, questo poi dipende sempre dai vostri gusti. Allora prendiamo l'uncinetto e iniziamo a fare la manica. Allora adesso mi vado ad agganciare al centro proprio del sottomanica. Faccio una catenella ed ora sullo stesso punto realizzo una maglia alta come ho fatto all'inizio, riprendo anche la costa, passo su 2 asoline e chiudo. Ok, questo sarà il nostro primo punto, ma dopo cercherò di fare quello che non si vede la riga che rimane bella dritta, ve la faccio vedere dopo. Al primo non occorre, vado a nascondere bene il filo dietro, vado a lavorare, io sto entrando qui, ho 3 maglie alte nel mio caso perché sto al centro e lavoro le mie 3 maglie alte. Però in questo caso se noi abbiamo meno maglie facciamo subito la diminuzione, se abbiamo più di 6-7 maglie comunque possiamo fare la diminuzione sempre al centro, io lo preferisco, per cui vado a fare subito una diminuzione, prendo il filo e lascio in sospeso, la prima l'abbiamo fatta, entro sulla seconda e lascio in sospeso, prendo il filo e chiudo, così io già ho fatto la mia diminuzione. In questo caso mi vado a fare la diminuzione all'inizio e poi la farò alla fine e alternerò un giro sì e un giro no. Questo lo ripeto più volte proprio. Allora adesso abbiamo la maglia distesa allungata,
io spero che si vede. Questo è il sotto proprio. Adesso abbiamo la maglia distesa allungata, la vedete? Qui devo fare 2 maglie alte, per cui vado ad inserirmi e realizzo una maglia alta, vado in quella successiva, sempre della maglia distesa, vedete? Eccola qui, questa è la maglia distesa, faccio 2 maglie alte. Ora io ho, come vedete, tutte le maglie come si presentano. Vado a togliere il mio marcapunti, che è dove iniziano le mie maglie, eccole qui, questa, e vado a lavorare una maglia alta. In questo modo vado a muovermi tranquillamente su punto, per cui l'unica, diciamo, difficoltà, tra virgolette, è semplicemente la maglia alta che ci troviamo distesa di lato, perché poi dopo noi abbiamo tutte le nostre maglie come si presentano, per cui lì faremo 2 maglie e non possiamo sbagliare. Adesso io vado avanti, dove ho il disegno lavorerò comunque il disegno tranquillamente. Quando vado a chiudere diciamo il giro, chiudo il giro, vado a fare un'altra diminuzione, per cui alternerò una diminuzione una volta sì, una volta no, insomma tranquillamente, e vado a fare sempre il mio disegno. Qui c'è il disegno, il nostro diagramma, e lo vado ad eseguire come abbiamo fatto. Non riesco a farvelo vedere bene perché il rosso è un po' difficile, ma eccolo qui, dove c'è il disegno proseguo con il disegno. Insomma, qui siete già arrivati a questo punto che siete bravissime ad eseguirlo. Allora, adesso che sono quasi arrivata al termine del giro, mi trovo di nuovo con la maglia distesa, vedete questa? Vado a fare sempre le 2 maglie, la prima e la seconda. Ecco qui, per cui su quella maglia distesa in questo caso noi andiamo a realizzare 2 maglie alte. Io spero che si vede bene. Vedete, qui abbiamo lavorato sempre punto su punto anche gli aumenti del giro prima, eccetera. Quando noi ci troviamo proprio su questo punto, dobbiamo realizzare 2 maglie alte. Allora, adesso in questo caso vado a lavorare una maglia che abbiamo qui, una diminuzione, questa è la prima, e abbiamo 3 maglie sotto, per cui vado a fare la prima che lascio in sospeso, la seconda lascio in sospeso e chiudo. Ho fatto la mia diminuzione, vado ad entrare sulla prima maglia. Prima di entrare sulla prima maglia voglio fare la mia chiusura in maniera che arrivi, diciamo, su ogni giro rimane bello dritto, non c'è quella riga storta che si forma facendo in questo modo. Poi ci sono tantissimi altri sistemi, adesso io utilizzo questo. Ecco qui, prendo il filo, lo giro su me stesso, sull'uncinetto, prendo il filo e lo fermo con il dito in questo modo, giro, lo tengo bloccato perché se lo lasciate faccio passare il filo. Adesso lo posso lasciare, se lo lascio prima non si può, praticamente non riesce. Prendo il filo, entro proprio sul punto sottostante, passo su 2 asoline e poi chiudo. In questo modo vado a passare sulla prima asolina qui di lato, sperando che si vede con il rosso un po', ho un po' di difficoltà, però vediamo. Ecco qui, e abbiamo realizzato. Faremo sempre la chiusura in quel modo, l'ho fatto vedere in tanti video. Poi voi potete fare anche le 3 catenelle o potete fare come ho fatto io all'inizio, anche in questo modo, diciamo che rimane abbastanza lineare. Vado a lavorare questo giro senza aumenti, per cui vi ricordo ancora che la manica io vado a lavorare un giro con gli aumenti e un giro senza aumenti, fino a lavorare, diciamo,
5 losanghe e mezzo. Ecco, quando mi trovo all'ultima, diciamo alla sesta, non la completo tutta e ho lasciato 2 giri senza diminuzioni, ma questo dipende da voi quanto largo avete fatto la manica, se vi piace più ampia, più stretto il polsino. Io in questo caso ho deciso in questo modo per me ed è perfetto, però voi potete sempre prendere il centimetro e vedere se farlo leggermente più largo o più stretto. Io adesso vi dico in centimetri quanto è il polsino, così abbiamo tutte le misure. Ecco qui, è 14 centimetri, 14. Io lo preferisco perché poi vado poi ad aggiungere l'altro filato, io lo trovo perfetto, però se vi piace più stretto potete fare gli ultimi, avete come minimo altri 2 giri di diminuzioni e lo potete fare, insomma, questo sempre fate le vostre prove e in base al vostro gusto. Adesso ho passato il bisone sulle maniche, semplicemente punto alto. Quello che farò adesso lo fate anche sulle maniche. Allora adesso vado a fare tutto un giro con il filato visone. Prendo l'uncinetto numero 7 come l'ho passato anche sulle maniche. Qui ho fatto 3 giri, 3. Adesso per ogni punto prendo il filato semplicemente e inizio a lavorare una maglia alta. Ecco qui. Allora non dovete tanto tirare il filo perché poi devono uscire tutti questi fili rossi, per cui cercate di lavorare abbastanza lento e di far capitare, ecco, il filato proprio dalla parte in cui si lavora in questo modo. Vado a lavorare ogni punto tutto intorno con un semplice maglia alta, in questo modo fino a arrivare alla parte opposta, per cui farò anche il collo, anche la parte del collo, per cui tutto intorno fino alla parte del collo, per cui vado a lavorare per lasciare anche tutti questi, diciamo, ciuffettini che escono dal filato. Al limite potete passare un solo giro e poi 2 giri casomai sul davanti, come vi piace di più. Fate una prova e vedete come risulta indosso, Io adesso faccio un giro e poi vedo se fare 2 giri sul davanti. Ecco qui, ho terminato, ho fatto 2 giri per quanto riguarda il visone, il filato visone, ma al bordo ne ho fatto soltanto uno. Ovviamente questo fa sì che rimane molto più morbido avanti, invece per le maniche ne ho fatte 3 per renderlo un pochino più spesso, insomma, il bordo. Allora, noi dobbiamo semplicemente decidere se mettere un bottoncino, una spilla o una cinta in vita, come vi piace di più, perché poi il giacchino in questo modo si va ad aprire davanti solo la parte sotto, non sopra. Per quanto riguarda avanti, a me piace molto in questo modo aperto, in questo modo qui mi piace di più, ma voi se vi piace chiuso ci mettete un bottoncino, una spilla. Io semplicemente metterò semplicemente una piccola chiusura al centrovita, cioè proprio alla vita, non centrovita, ma alla vita, che mi piace di più. Voi insomma potete poi interpretarlo come desiderate. Come avete visto è facilissimo realizzare questo giacchino, potete fare tutte le vostre modifiche, vi ho lasciato tutte le indicazioni. Allora il filato è spettacolare come anche questo bordo che c'è sulla manica, tutto intorno, poi voi potete modificare le dimensioni, fare un giro, farne 2, farne 3, come preferite. Allora io vi saluto, ci vediamo ai prossimi tutorial, seguitemi anche su Instagram se volete, un bacione.